Ciao, Pupè. Che ti serve qualcosa? Vorrei mangiare qualcosa, ma... Non c'hai né lire, vero? Proprio così, signore. Se lei potesse farmi credito. Non ti preoccupare, cocca mia, che a pagare e mangiare c'è sempre tempo. Entra, entra, entra. Bentornati in Soffita, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi ci immergeremo nel fascino senza tempo di una delle attrici più sensuali e carismatiche del nostro cinema di genere, Michela Amiti. Questa non è una classifica, ma una selezione personale di 5 film in cui Michela Amiti ha saputo incantare e conquistare il pubblico con il suo talento e la sua bellezza. Un viaggio tra commedia sexy, poliziotteschi e molto altro, per riscoprire insieme il talento e la bellezza di questa meravigliosa attrice. Ma prima di partire con questa avventura cinematografica, vi ricordiamo di iscrivervi alla Soffita di Pippo, per non perdervi nessuna delle nostre puntate. E se vi piace quello che facciamo, lasciate un like e condividete i nostri video. La vostra partecipazione è fondamentale per continuare a scoprire insieme il mondo affascinante delle nostre dive del passato. Allora, siete pronti a lasciarvi trasportare dalla magia di Michela Amiti? Restate con noi. Il viaggio sta per cominciare. Buongiorno ragazzi, io sono la supplente. Buongiorno. Spero che andremo d'accordo. Vero ragazzi? E ora iniziamo con il primo film della nostra selezione, Vieni avanti cretino, del 1982. Questo divertentissimo film è diretto dal maestro della commedia italiana Luciano Salce e vede protagonisti 2 icone del cinema comico, Lino Banfi e Franco Bracardi. Michela Amiti interpreta il ruolo di Carmela, in una delle sue performance più memorabili e irresistibili. La trama ruota attorno a Pasquale Baudaffi, un ex galeotto interpretato da Lino Banfi, che cerca disperatamente di reinserirsi nella società. Appena scarcerato grazie a un'amnistia, Pasquale decide di visitare una vecchia casa di tolleranza che conosceva, ma con sua grande sorpresa trova uno studio dentistico al suo posto. I suoi tentativi di trovare un lavoro decente si rivelano altrettanto disastrosi. Prima come barista, poi come garagista e infine in una ditta di elettronica, Pasquale si trova costantemente alle prese con situazioni esilaranti e sfortunate. Ma sarà un cagnolino smarrito a risolvere magicamente i suoi problemi, portando una svolta nella sua vita. La presenza di Michela Amiti nel film aggiunge un tocco di fascino e sensualità, rendendo Vieni avanti cretino un'esperienza cinematografica indimenticabile. La sua interpretazione di Carmela è piena di charme e umorismo, dimostrando ancora una volta il suo talento unico nel far ridere e sedurre il pubblico. In che senso? E dicono che sono una civetta provocante. Civetta provocante, non esageriamo adesso, è carina lei, no? Ma allora anche lei è come loro. No, per carità, signorina, io sono un uomo d'esperienza che sa distinguere. Ah, bene, perché a me piacciono gli uomini di esperienza che sanno distinguere. Passiamo ora al secondo film della nostra selezione, Viva la foca, del 1982. Diretto da Nando Cicero, un altro maestro della commedia sexy all'italiana, questo film vede protagonisti attori del calibro di Lori Del Santo e Carlo Giuffrè. In Viva la foca, Michela Amiti interpreta il ruolo di Marisa, affiancando la protagonista Andrea, una bellissima ragazza veneta interpretata da Lori Del Santo. Nonostante il nome ambiguo, Andrea è una giovane donna che arriva a Roma con grandi ambizioni di fare carriera. Nel frattempo, si ritrova a lavorare come colf presso una famiglia alquanto stravagante e bizzarra. Il film è un susseguirsi di situazioni comiche e maliziose, tipiche della commedia sexy all'italiana, in cui Michela Amiti riesce a brillare con la sua bellezza e la sua verve. La sua interpretazione di Marisa aggiunge un tocco di sensualità e fascino, rendendo il film ancora più spumeggiante e divertente. Ciao Marisa, sono venuto a fare 2 chiacchiere. Che succede? È morto qualcuno? La trama segue Andrea mentre si destreggia tra le avventure e gli equivoci della vita quotidiana nella grande città, tra aspirazioni professionali e incontri inaspettati. La famiglia presso cui lavora è un concentrato di comicità e situazioni paradossali, che garantiscono risate e momenti di puro intrattenimento. Ma voglio vedere chi lava sti piatti. Mammina, che mi stavi cercando? Oh, questo non gli fatto che niente che spascia tutto, E ora arriviamo al terzo film della nostra selezione, Pierino contro tutti, del 1981. Diretto da Marino Girolami,
Questo film è un classico della commedia italiana che ha fatto ridere intere generazioni, grazie soprattutto alla straordinaria interpretazione di Alvaro Vitali nel ruolo del dispettoso Pierino. In questo esilarante film, Michela Miti interpreta il ruolo della supplente, una delle figure chiave che si trovano a fronteggiare le birichinate di Pierino. Con la sua faccia da impunito, Pierino è un alunno svogliato, indisciplinato e accanitamente ripetente, che mette in subbuglio non solo la scuola, ma anche la famiglia e chiunque abbia la sfortuna di incrociare la sua strada. E non ti vergogni? No, perché? Sono un'istituzione. Ah, tu sei proprio una sciagura. E tu sei proprio buona. La presenza di Michela Miti nel ruolo della supplente aggiunge un tocco di fascino e ironia alle avventure scolastiche di Pierino. La sua bellezza e la sua eleganza contrastano perfettamente con il caos e le marachelle di Pierino, creando situazioni comiche irresistibili. Grazie Pierino, sei davvero molto gentile, ma vedi, io mi trovo qui perché la signorina Mazzacurati purtroppo ha avuto un incidente e ne avrà almeno per una settimana. Una settimana? Purtroppo sì. Lo vedi che non sei più tanto contento? Non sono contento, no! Una settimana sola! La trama del film segue Pierino mentre combina un guaio dopo l'altro, mettendo alla prova la pazienza di insegnanti, genitori e compagni di scuola. Michela Miti, con il suo carisma e la sua presenza scenica, contribuisce a rendere Pierino contro tutti un cult indimenticabile della commedia all'italiana. Bravi, venite fuori. Tu cosa hai visto? Io niente, il polpaccio e il ginocchio. Una settimana di sospensione, a sedere. E tu? Io un po' più in su. Bene, un mese di sospensione, vai a posto. E tu cosa hai visto? Beh, è meglio che ritorno quest'altro, Ecco, bravo, è meglio. Siamo arrivati al quarto film della nostra selezione, Dolce pelle di Angela, del 1986. Questo film, diretto da Andrea Bianchi, è un esempio perfetto del cinema erotico degli anni '80 e vede Michela Miti nel ruolo della protagonista Angela. Angela è una bella ragazza diciottenne appena rimasta orfana che decide di partire per Roma in cerca di fortuna. Durante il viaggio incontra la signora Rocchi, una tenutaria di un postribolo, che la invita a seguirla con l'intento di farla prostituire. So stirare e strofinare. So fare parecchie cose, sa. Lavorerai in casa mia? Oh, grazie, signora. Nonostante le difficoltà, Angela riesce a mantenere la sua integrità e si innamora di Rocco, un ladro ricercato dalla giustizia. Il destino riserva ad Angela una svolta inaspettata. Sposa un anziano e ricco duca. La sua nuova vita sembra promettente, ma la felicità dura poco, poiché rimane vedova già dopo la prima notte di nozze. Questa tragedia si trasforma in un'opportunità, poiché Angela può godersi l'eredità insieme al suo amato Rocco. Michela Miti brilla in questo film con una performance piena di sensualità e intensità emotiva. La sua interpretazione di Angela è un perfetto mix di innocenza e determinazione, che cattura l'attenzione del pubblico dall'inizio alla fine. Quello che proprio non riuscivo a capire era l'utilità di indossare sotto le vesti tutta quella roba piena di merletti. L'indomani avrei dovuto restituire tutto per adeguarmi alla mia condizione di servita. E ora concludiamo la nostra selezione con il quinto film, Biancaneve & Co., del 1982. Questo film, diretto da Mario Bianchi, è una rivisitazione audace e sensuale della celebre fiaba di Biancaneve e vede Michela Miti nel ruolo della protagonista, Biancaneve. In questa versione, Biancaneve è una giovane donna molto ben disposta a certe proposte, che si trova a fronteggiare la perfida regina Grimilde, livida per l'invidia. Il film mantiene gli elementi classici della fiaba, come gli immancabili ma li arricchisce con amenità e situazioni piccanti, tipiche della commedia sexy all'italiana. Michela Miti, nel ruolo di Biancaneve, incanta il pubblico con la sua bellezza e la sua disinvoltura, rendendo il personaggio irresistibile e pieno di fascino. La sua performance riesce a combinare l'innocenza del personaggio fiabesco con una sensualità moderna e provocante. La trama del film si sviluppa tra avventure e malintesi, con un tono leggero e divertente che strizza l'occhio agli spettatori adulti. Michela Miti riesce a rendere Biancaneve un'eroina moderna e seducente, capace di conquistare tutti, da Inà alla corte reale. Ma dove sono finiti i miei pesciolini? E come guizzavano bene.
Priscilla! E siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di La soffitta di Pippo, dove abbiamo celebrato la bellezza e il talento di Michela Miti attraverso 5 film indimenticabili. Speriamo che vi sia piaciuto questo viaggio nel tempo e che abbiate scoperto o riscoperto l'irresistibile fascino di questa straordinaria attrice. Ricordatevi di lasciare un commento per farci sapere quale film vi è piaciuto di più e se avete altre attrici o film che vorreste vedere nelle prossime puntate. Non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche sui nostri nuovi contenuti. Se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e condividetelo con i vostri amici appassionati di cinema italiano. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre qui, nella Soffitta di Pippo.